ha fatto così. Oppure c'è quella che te lo manda così. Vedete che differenza? C'è una bella differenza, di tutto di più. E il test, andiamo a vedere il test. Ne prendo uno e ce lo leggiamo, così si capisce subito da quanti piani si casca. Allora, questa è una signora addotta da New York. Sì, perché ora abbiamo un problema, che ci telefonano da tutte le parti. Per fortuna questa è Italia, sono tutti italiani, italiani che leggono quello che noi scriviamo su internet in italiano. Ora abbiamo avuto la disgrazia di aprire una sezione in inglese, francese, spagnolo, e già i francesi si stanno muovendo. In questa settimana sono arrivate centinaia di visite al sito dalla Francia. Speriamo che non mi arrivino anche i TAV francesi, se no io vado in Brasile con biglietti di andata e non di ritorno. Come si capisce un addotto? Un addotto si capisce colui che dice di essere stato preso dagli alieni, ma che tecnicamente lo crede, ma non lo sa perché il suo cervello non se lo ricorda, lo stato d'animo. Quale sarà lo stato d'animo di un addotto? Questo si capisce benissimo leggendo un test di autovalutazione. Allora, questa signora è di New York, però è italiana, abita a New York. Così vediamo anche le domande. Hai mai perso sangue dal naso e dalla narice destra? La domanda vuol far vedere se te hai lo sfenoide rotto. L'addotto ha sempre lo sfenoide rotto, questo osso qui, perché gli viene sparata con una specie di pallottola un microchip nel cranio che poi si ritrova con le TAC. Allora, vediamo come risponde. Sì, copiosamente al mio risveglio. Avevo circa 7-8 anni, nel 1969. Vivevo in un collegio femminile condotto da suore. Non ricordo precisamente quale narice. Mi sveglio, vado a lavarmi la faccia e giù sangue. Sembrava che non si fermasse mai. È andata così per giorni, ogni mattino, appena sveglia, fino a che una delle suore dice: se continua così bisognerà avvisare sua madre e magari farla visitare dal dottore. Ricordo ancora perfettamente la mia reazione d'istinto, una paura forte. Il fatto è che io ero una bambina molto facile, tranquilla, abituata ad obbedire, pronta a giurare sulla tomba del Padre Eterno e anche di più, che non dirò niente a nessuno, figuriamoci alla mamma. Così avevo promesso al piccolo grigio che veniva a trovarmi di notte. Ora però, se arriva il dottore, sono guai seri, pure quelli, mi toccherà confessare. E se fossi di un altro pianeta? E se poi il dottore, le suore, le mie compagne se ne accorgono? Forse la mamma mi ha lasciato qui per questo, nel collegio. Ma allora perché si comporta in modo così normale? E se fossi proprio incorreggibile e loro mi stanno correggendo così, forse divento brava. Dov'è che non sono brava? Andando avanti così per ore e ore, credevo di impazzire. La bimba si rende conto che in un collegio di suore non può confessare che perde sangue dal naso perché il piccolo grigio gli ha messo una roba nel naso. Non lo può mica dire alla suora che è venuto un piccolo grigio che gli entra in camera. Mi telefona uno psichiatra di Torino qualche tempo fa e mi dice: sa, c'ho un caso particolare, vorrei sapere come si fa. Sono venute delle suore di clausura, mi hanno portata una loro suora indemoniata che dice di vedere degli alieni alti piccoli 1,20 m così che gli entrano nella cella tutte le sere e vogliono che io la sedi, la calmi con dei calmanti, cosa che io ho fatto. Però quando ho detto alla madre badessa superiore: ma la devo rivedere questa signora, questa l'hanno presa, l'hanno rimessa in cella di clausura e chi si è visto si è visto. Sono cose che succedono. Per esempio, hai mai avuto disturbi dell'udito ad un solo orecchio sotto forma di suoni strani? No, non ricordo niente di questi fischieronzi. L'addotto ha di solito, legato verso nell'orecchio destro, di solito, ma non sempre, anche nel sinistro, una pallina qui dietro di circa 2,5 mm che si vede con le opportune tecniche radioscopiche, che è una specie di microchip, sembra un sailamenta con l'antennina e che produce all'interno del meccanismo dell'orecchio interno dei suoni strani come un fax, così. Questa è la domanda, quindi alcuni si ricordano, alcuni non si ricordano. Non tutte le domande sono sì, è la qualità, non la quantità delle domande che è importante. Hai delle cicatrici sul corpo che non ricordi come ti sei procurate? Circa 15 anni fa risveglio da quella che ritengo essere la mia ultima esperienza di abduction. Ritengo di essere la mia ultima esperienza di abduction.
noto questa piccola cicatrice a forma di taglietto sul ginocchio sinistro, che non c'era il giorno prima. E più che altro non mi sottiene l'evento, ricordo benissimo invece di aver pensato di controllarla di tanto in tanto, e ancora là. A quel tempo ero meno ingenua, così mi sono controllata subito al risveglio. La paralisi è durata qualche minuto, ma sembrava un'eternità. Guarda che cosa ha detto, la paralisi è durata qualche minuto. Chi gli ha chiesto della paralisi? Allora c'è stato un ricordo in cui tira fuori la sua paralisi, e in questa notte in cui lei è stata paralizzata, il giorno dopo si trova col taglietto, e qualcosa la spinge a controllare sempre se il giorno dopo c'è, se ci sarà anche nei giorni successivi. Perché? Perché il suo inconscio lo sa perfettamente che cosa è successo quella sera lì, solo che a livello cosciente lei non lo sa, e quindi c'è una dicotomia di tipo schizofrenoide tra il oddio che faccio, mi vado a controllare, ma che me frega a me di questa cicatrice, eppure lo devo fare perché chissà cosa c'è sotto, la paralisi. E l'inconscio ti dice digli anche della paralisi. Hai mai avuto crisi depressive? 15 anni di meditazione buddista di stampo nichineriano, giapponese per capirci. L'addotto passa dei momenti di crisi tremenda, va a momenti ciclotimici. Che meraviglia, sono un ganzo, ormai sono fuori dal problema, non ce la farò mai. Così, questa è la ciclotimia. E poi gli addotti sono fissati per la meditazione, il buddismo, il reiki, tutte queste storie qua. Qualcosa li porta alla meditazione, c'è una ragione. 2 anni di analisi con alcuni specialisti nel settore, con risultati che definirei ottimi. Mi portano alle seguenti conclusioni: o sono un caso senza speranza, oppure qualcosa mi sfugge. Quando non sono depressa sono pieno di rabbia, guardate che è fondamentale questo. Poi, se uno è incazzato con qualcuno, ma l'addotto non può sapere con chi è incazzato perché la sua parte di mente, che dovrebbe ricordare con chi è incazzato, non se lo ricorda. Poi tutta una serie di emozioni negative che uno ha quando è il caso, mentre io le provo, tali emozioni amplificate al massimo senza seri motivi. Oppure, come ripeto, ho seri motivi dei quali non ho ancora preso piena coscienza. Mi deprimo perché faccio una fatica enorme a comunicare e mi sembra anche uno sforzo inutile, tanto chi ci crede. La rabbia invece sembra un fattore presente da tutta una vita, è molto legata alle sensazioni di non sentirmi libero, come una prigione limitata e confinata. Da bambina per anni ho mantenuto il ricordo di me nel grembo materno, non mi do pace, non approvo il comportamento umano e nemmeno quello alieno. Hai mai sognato una persona uguale a te, una copia? Vagamente mi pare di ricordare qualcosa, ma a me non pareva una copia, piuttosto una vera e propria sosia. Il problema della copia: l'addotto, quando viene preso, ricorda in ipnosi una particolare stanza in cui viene introdotta in un cilindro orizzontale. Il cilindro orizzontale viene chiamato da tutti gli addotti in un modo diverso: la lavatrice, perché ha monoglobi, la lavatrice, la TAC, l'NMR, la macchina la matriosca, la stanza delle matriosche, la stanza del forno, perché sembra un forno, no? Poi c'è una variante con un cassetto che si apre orizzontalmente di qua. Viene ficcata lì dentro e a un certo punto diventa tutto luce, vibra tutto, e lei si trova a guardare dall'alto, e dall'alto vede se stessa lì dentro. E poi c'è un altro cilindro trasparente lì. Chi c'è lì dentro? E la donna o l'uomo in ipnosi c'è una figura, guardala bene, la conosci? No, non l'ho mai vista, guardala bene, da vicino, fai lo zoom, gli dico io, no? In ipnosi, no? E vedi il soggetto fa proprio sulla sedia, si sposta per guardare da vicino. Oh, ma è come me, è uguale a me quella lì, ma quella lì sono io. Ma come, non sei nell'altro cilindro orizzontale? Sì, sono in quello orizzontale e in quello verticale, e vedo anche tutto dall'alto. Oh, siamo in 3, quindi c'è qualcosa che non funziona. E allora cosa si capisce? Si capisce che in quel momento il soggetto descrive in realtà che una volta che sei stato messo nel cilindro orizzontale, in quello verticale compare una copia di te uguale. La copia che poi esce, quasi quasi ti saluta, ciao, e se ne va. E te rimani lì, la copia che appare in tutto il movimento dell'abduction. Quando ti prendono, e mentre te stai uscendo dall'automobile, ferma, vedi che in giù invece scende uno uguale a te, col tuo stesso vestito,
e si va a mettere nel posto della macchina dove eri seduta te. Oppure sei a letto, stai tornando dall'adozione, stai tornando, e la parte e te sei vestita con una tuta verde, questa è una donna, tuta verde, scende e vede nel letto una col pigiama. Ma sono io quella col pigiama. A un certo punto succede qualcosa, te dai il pigiama a lei dà la tuta verde a te, lei con la tuta verde risale con gli omini piccoli